Ok, questo lo appoggiamo qua, se no si sporca. Occhio che c'è due cacche qua e... Sì, bisogna fare attenzione a dove mettiamo i piedi. Adesso poi le sposto e le butto nel cestino. Buongiorno, Qua siamo operativi, Sì, oggi è una bellissima giornata. Abbiamo il mare qua. Se state in meridione o comunque in Italia, a quest'ora era stracolma la spiaggia. Perché qua vengono tardi. Qua in Spagna vengono tardi, sì. Anche se comunque stanotte c'è stato movimento, ho dormito poco io, perché continuano a passare persone qua, vedete c'è la passeggiata, parecchi anche al Ticci stanotte, perché c'era una discoteca giù di qua, sentivo che c'era musica. Purtroppo abbiamo avuto una sorpresina brutta stamattina. E niente, volevo tirare giù la bici per andarmi a fare un giro e ho notato che mi mancava un pezzo alla bici. Mi hanno ciulato il faro qua c'è il faro con il suo pulsantino Poi ci sono i pulsantini del clacson e dei flash. Faceva anche i flash, era una figata ed era ricaricabile e ce l'avevo qui. E adesso ho tirato giù la bici, mi vanno gli occhi lì che c'era sto filo penzolante, ho detto ai qui c'è qualcosa che non va, e difatti adesso sono senza luci. Sì, perché questo qua non va. Questo qua sarebbe da cambiare. Sì, perché c'ha il pulsante per accenderlo fuso, si è sciolto dal caldo, per cui dovrei sostituirlo. La luce la fa, però non si riesce più ad accendere perché c'ha il pulsantino sciolto. E comunque vabbè, perché è successo? Perché qui, come vedete, essendo è ad altezza uomo. Sì, quindi è facile da prendere. Era facile da prendere, se no generalmente si è molto più bassi ed è difficile arrivarci. Già. Invece così... non è che hanno ciulato qualcos'altro qua dentro, no? No, qua non c'è niente. No. Per cui questa cosa qui mi ha fatto anche un po'... mi ha acceso la lampadina e quindi stanotte metteremo ulteriori lucchetti e quant'altro, perché in un attimo le sganci non se le portano via. Sì, Noi siamo infatti. lì a dormire, nel tempo che te ne accorgi e tutto quanto, esci fuori e un secondo, ci mettono un attimo. Qua è pieno di ragazzi che passano la sera. Meno male che non mi hanno ciulato questo, che questo qua è il nostro computerino, conta chilometri, velocità, eccetera eccetera. Sì, anche perché se lo stacchi magari trovo il deficiente che vuole prenderselo così perché è mezzo ubriaco. Te lo stacca ma non se ne fa niente. Non se ne fa niente perché questo è collegato a dei sensori, è collegato, è tutto montato nelle ruote qua. A questo sensorino qua. Sì. Però può anche succedere. Allora volevo vedere se riuscivo a toglierlo. Perché questo si toglie, ha un accrocchio per girare e sganciarlo via, ma non mi ricordo come si fa. Devo andare alla ricerca di una pescheria. La troverò? Sì, dai. Eh? Penso che ce ne siano qua pescherie, no? Così fai la pasta con le sarde. Sì, perché ho scoperto, andando in perlustrazione, nei prati qua, che c'è del finocchietto selvatico. Buonissimo. E per cui se riesco a trovare le sarde faccio la pasta con i saidi. Ok? Quindi, buona! Ricerca. Dunque noi siamo qui. Vabbè, dai che la trovi una pescheria. Sembra che ci sia una pescheria qua vicino, dai. Sì, basta che non mi ciulano anche il portatelefono. Sì, che qua il portatelefono. Ma se lo beccavo, vedi che un po' di spray nel culo. Fettusi. Sì, adesso qua prende la mia bici per andare a fare sto giro. Ciao. Ciao. Ero alla ricerca di una pescheria e finalmente l'abbiamo trovata. Dopo 2 chilometri c'è questa pescheria qui. Adesso vi faccio vedere tipo all'ingrosso. C'è questo piccolo banco qua, cioè piccolo, sembrava un mercato tipo quello di Porta Palazzo più grande, ma comunque l'importante è che spero di trovare ciò che mi serve. Bene, pescado acquistato, perfetto.
Ho preso anche 2 fettine di bonito del Cantabrico, che è il pesce che abbiamo mangiato l'altro giorno con Cinzia. È buono, c'erano dei buoni prezzi qua, buoni prezzi. Poi vi farò vedere quando arrivi in camper ciò che ho acquistato. Sto ritornando al camper, sono col mio telefono, le immagini non saranno un granché, perché come fotocamera è molto più scarso. Comunque è impressionante l'alta e la bassa marea, è tutto praticamente quasi asciutto. La laguna che c'è dall'altra parte del ponte, adesso ve la faccio vedere, ieri era piena di acqua, adesso è completamente asciutta. E poi caratteristico questo ponte, tutto in pietra, molto bello. Ecco qua, praticamente qua ieri era tutto pieno d'acqua, non completamente coperta le zone paludose, ma comunque buona parte era tutto pieno d'acqua. Questa zona comunque è zona protetta, qua non si può fare nulla. Massimo rispetto, ogni tot ci sono tutte le cartellonistiche dove è divieto accamparsi, cioè sdraiarsi o comunque piantare ombrelloni e quant'altro, non si può fare nulla, si può solo godere del diciamo ciò che offre questa laguna. Guarda che gattone che ho visto, è enorme, che bello, gigantesco. Ciao mia bella risolina. Sei arrivato? Sì, adesso la leggo, Volevo fare un giro poi anche di là verso il porto, ma prima devo mettere il pesce. Hai trovato? Sì, ho trovato tipo un banco di quelli a Porta Palazzo, sai? Ah, ma era tipo un mercato allora? Sì, un mercato, ma in realtà da fuori sembra che dentro ci fossero più bancarelle, no? Tipo all'ingrosso. In realtà poi una volta entrato dentro c'era un banco unico, non ce n'era neanche più tanto di pesce, si vede che ne avevano già venduto tanto. Interessante comunque, ho preso 2 fette di bonito del Cantabrico e poi un po' di sardine, le ho trovate, per cui perfetto. Adesso le mettiamo in frigo. Qua ci sono le sarde che me le sono fatte pulire, ovviamente poi vanno pulite un po' meglio, ma non è che che profumo. Potevo pretendere chissà che cosa. Adesso poi gli metto un po' di pellicola, magari le metto in frigo, perché tenendolo nello zaino si sono rovesciate, è uscito tutto il... Infatti ho sporcato lì sul tavolo, vedi? Vabbè, adesso puliamo. Adesso stai meglio lì che non sui divanetti di no, i divanetti sono sacri. Sono sacri. Noi non ci appoggiamo niente sopra, oltre a solo il pane, ma roba liquida assolutamente è una regola, che vedi che c'è tutta l'acqua dentro. C'è l'acqua. Sì. Invece questo è il bonito del Cantabrico. No, 2 belle fette, vedete com'è fatto? Sì. Che abbiamo mangiato un po' di tempo fa, l'abbiamo comprato, simile a un tonnetto. L'avevamo comprato al Mercadona, era buono. Vedete, è simile a un tonnetto, freschissimo. Mercadona, per intenderci, sono i supermercati qua in Spagna, è una catena di supermercati qua della Spagna. Sì. È da buttare via sta roba. Sono già le mosche che girano qua. Sentono l'odore del pesce, si intrufolano anche con la tenda. Sì. Guarda che filetti. Piena la luce, guarda che splendore. Mamma mia, che bontà. Adesso poi ci facciamo la pasta, Ma stasera? Questo in padella si scioglie. Stasera però? O a pranzo? No, magari stasera. Sì. Salvatore va a prendere il finocchietto selvatico per fare poi la pasta. È proprio qua dietro il nostro camper. C'è in questo prato. Eccolo qua. Adesso lo pulisco, lo mettiamo a bollire.
Stiamo facendo quelle salamelle che abbiamo Salamelle comprate al Mercadona l'altro giorno, sì, con un po' di contorno di peperoni. Che profumino di peperoni. ci possiamo fare un panino. Infatti. Panino con le salamelle e i peperoni. Ti gusta? Ma certo che mi gusta. Guarda, no, non mi gusta. Bien, bien, bien. Facciamo un panino unico, poi ce lo dividiamo Sì. a metà. Ok? Che bontà. Anche perché si sta Che bontà. Mamma quanto odio che cercavo. Che bontà. Anzi, facciamo una cosa. Aspetta. Prima di mettere il pepe, il pimiento, ci aggiungiamo questo che ho preparato prima. È formaggio. Quello è formaggio spagnolo, giusto? Sì, l'abbiamo comprato Quello qua. avevamo comprato, sì. Tutto bello pieno d'olio. Wow. Guarda che roba. Vuoi questo? O questo? È uguale, dammi quello che vuoi. La parte più grossa, dai. Ma sono tutti e due uguali, Pi. No, questo è un po' più vicino. Non mi pare, sai. C'è. Grazie a chi? Sandro e Germana. Sempre grazie a loro, Sì, Alla vostra, ragazzi. alla vostra. Portuguese. Si sente portuguese. Sembra di essere in Portogallo. Però. Stiamo vicini. Mamma mia, oh. Che panozzo. Buon appetito, Pi. Sì, anch'io tutto d'olio sto coso, cavolo. Buon appetito, occhio non macchiati. Manca la cipolla. Qua ci andava la cipolla. Oh, che differenza con ieri, La differenza, Madonna, oggi ieri fa più un freddo. caldo incredibile oggi. Oggi fa più fresco, c'ho la pelle d'oca. E poi anche il casino che c'era ieri. C'era una marea di gente oggi che è sabato, no? Non sai che giorno è? Oggi è sabato. È molto tranquillo, proprio sembra un giorno normalissimo. Cioè sta cosa qui non si capisce. O ieri era una festa particolare, perché ieri c'era il mondo. Oggi c'è veramente molta meno gente rispetto a ieri. Buono comunque, molto buono, Pi. Non è proprio light. No. Ma noi non è che mangiamo tanto light, Pi. Vabbè. E dopo il panuozzo che a Cinzia non è piaciuto, se mangiamo per pulirci un po' di anguria, bella fresca. Sì, che disseta un po'. Rinfrescante questa anguria. Ha un colore un po' pallidino, Sì, un po' palliduccia però. Vabbè. Rinfrescante, dissetante. Ci voleva. Comunque qua, volendo, noi potremmo starci anche 2 settimane qua così. Sì, perché qua vicino c'è una fontana, quindi eventualmente l'acqua. Poi ci sono i bagni. Ci sono i bagni, quindi volendo Bagni col vicino, naturalmente. Se uno è attrezzato può scaricare le grigie in un fustino, un qualcosa, una bacinella, e andarle a scaricare nel bagno, perché Sì. comunque ci sono i bagni pubblici sì. proprio qua a 5 metri vicino alla fontanella. Fronte spiaggia, che fantastico. volete di più? Ovviamente Infatti. ci va un camper, Ci vuole il camper, o certo. una roulotte. O la roulotte come abbiamo qua dietro. Per chi non ce l'ha, pensateci, perché è la soluzione a tutti i vostri problemi. Tutti i vostri problemi no, però Sì, perché comunque col camper potete fare cosa volete. per quello che riguarda Prima è passata una famiglia, mi è rimasta impressa quella scena lì, no? È passata una famiglia con 2 bimbi piccoli. Tra l'altro
mi ha ricordato quando ero io piccolo, perché era un bimbo piccolo, avrà avuto 4 anni, 5 anni. Aveva tutta la testa piena di capelli, bei boccoloni come li avevo io avevo i capelli lunghi con riccioloni, no? Mi ha ricordato a me da bambino, e gli diceva al papà in spagnolo: mira, mira, la caravana, perché qui le chiamano caravane, Sì, no? il camper si dice autocaravana. Tutto entusiasta, no? Il bimbo che gli diceva al papà: guarda che, cioè era contento, guarda che bella, perché non la compriamo anche noi, un qualcosa del genere, no? È stata una bella scena. Sì. Il bimbo Furbo. è furbo. Ma di solito ai bambini piacciono, i camper. Sì, infatti. Abbiamo notato molte volte. Secondo me l'associano a divertimento, a stare all'aperto. Io A casetta. La casetta La mobile, casetta una casetta mobile. piccola. Sì. Non so, secondo me associano a quello, ecco. Cinzia vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, da piccola anch'io era successo che avevo una cugina, una parente alla lontana, che aveva la roulotte. Ero piccolo, non so, avevo 7-8 anni, e mi aveva fatto entrare nella sua roulotte. Ce l'aveva a casa, parcheggiata a casa. E mi era piaciuta tantissimo. Sì, Non volevo più uscire dalla roulotte, non volevo più andare via. Mi ricordo che mi era piaciuta veramente tanto. La guardavo, entravo, vedevo il lavandino, i cassetti, il letto. Mi era piaciuta tanto. Sì, perché incuriosisce. Sì, Una sì. microcasa. Una microcasa, sì. Già. E difatti noi lo notiamo, no? Quando vediamo le famiglie con i bambini con i camper o le roulotte in giro, cioè i bimbi sono al settimo cielo. Sì, sì. Perché gli dai una bicicletta, gli dai una paletta, un secchiello, 4 cavolate, e stanno all'aperto, cosa molto importante, e si divertono in quel modo, Esatto. senza troppi fronzoli, non hanno bisogno di altro. È logico che il problema si amplifica nel momento in cui piove. Se trovate brutto tempo, lì è un po' più problematica la situazione, perché comunque tenere dei bambini dentro una roulotte, dentro un camper, Cioè, io ci sto benissimo nel camper anche quando piove. ma te non sei una a me piace bimba. stare nel camper. Sì, Cinzia la chiudo dentro, io me ne vado in giro, lei non patisce. No. Io mi faccio problemi, dico: Mizza, che me ne vado in giro, magari vorrebbe uscire, invece no, lei non patisce. No. È come casa per me. Però dicevo, i bimbi invece dopo un po' si stufano. Sì. Però se fa bello sono al settimo cielo, secondo me. Vi faccio vedere qua vicino cosa c'è. Come abbiamo detto, c'è una fontana. Adesso ve la faccio vedere. Eccola qua, proprio vicino dove abbiamo parcheggiato il camper. E qua ci sono i bagni, i lavandini, eccetera. Che stai facendo, mogliettina? C'era la roba asciutta che ho lavato ieri, giusto? Ma si è asciugata? Sì, si è asciugata. Adesso mettiamo a posto. Per la cronaca, poi il vento un po' si è calmato, ma oggi è stato incredibile, di punto in bianco, un vento fortissimo. Infatti apro la porta del camper, cioè anzi volevo chiuderla in realtà, scusate, perché ho detto se no si riempie di polvere, mi vanno gli occhi alla spiaggia e vedevo un sacco di ombrelloni volare via. E adesso si sta molto meglio. Era fastidioso comunque quel vento, anche perché oggi l'arietta l'hai già piegata? Sì. Sì, mettimela nel cassetto lì sotto, grazie. La mia dolce mogliettina che mi fa il bucato, mi sistema sempre tutto quanto, mi fa sempre trovare tutto bello pulito, ordinato e profumato. E poi brava, la mia Rich. Qua c'è la roba che
utilizzeremo stasera. Qua c'è il finocchietto che devo far bollire, e poi in quest'acqua qua cuoceremo gli spaghetti. Questa è la nostra power station di All Powers. Attacchiamo. No, In questo caso mi serve per il computer. No, il cavo in mezzo mi rompe le scatole. Mettitelo qua sul sedile, to. Utile per tante cose. Dov'è lo straccio? Canovaccio? Battute di cipolla e l'ho appena buttate, ve le faccio vedere. Le anciue. Le anciue, come si dice in piemontese, in spagnolo, simile. Si mettono i filettini di acciughe. Poi mettiamo anche qua un pochettino di spagnolino fresco. Ecco. Che mi serve il piano di lavoro qua, perché devo andare a tagliare il Finocchietto selvatico. finocchietto che abbiamo fatto andare. C'è una pietra sotto il piede. 350 grammi bastano, ne mettiamo in abbondanza, così tanto poi ne rimane un po'. Sì, così ne rimane un po' per altre volte. Allora, ricetta siciliana, ovviamente spaghetti siciliani. Va bene? Il piatto pesa 176 grammi, quindi di sarde abbiamo un peso di 484 meno 170, 300 e fischia grammi di sarde, giusto? Sì. Occhio e croce, dai, giusto per avere un'idea di quante sarde dobbiamo mettere. Le mettiamo tutte, eh? Adesso le devo tagliare a pezzi. Mamma mia, sti filetti sono la fine del mondo. Attenzione. Vado a togliere un po' le parti un po' più grandi, anche se secondo me è ben cotto, anzi li taglio a pezzettini così, quelli più grandi. Aggiungiamo un po' di mizzica, qua sta già bollendo. Allora, ho visto che nella ricetta originale bisogna, io adesso ho messo l'acqua di cottura, ma nella ricetta originale palermitana utilizzano anche quello rosso, lo zafferano. Lo zafferano Non è rosso. giallo lo zafferano. La polverina, quella... Mi sembra giallo. Lo zafferano. Vabbè. È rosso lo zafferano, che io sappia. Poi bisogna aggiungere l'uva sultanina, Che noi non abbiamo. che non ho, però abbiamo i pinoli, per cui andiamo ad aggiungere i pinoli. 3 a te e 3 a me. Vai. 1, 2, 3 e 3 a me. E poi andiamo ad aggiungere il finocchietto che vedete che ho tagliato. Io aggiungo ancora un po' di acqua di cottura perché qua è tutto asciutto, che poi andiamo a far saltare i spaghetti qua, per cui deve essere liquido. Mettiamolo ancora un pochino e poi aggiungiamo anche questo. Ah già, Guardate che roba, le sarde. cioè guarda che merce che c'è qua. Mamma Guardate. mia. Facciamo le sarde con gli spaghetti, non gli spaghetti alle sarde. Sì. Pizzico di sale. Se non sbaglio. Ah, poi ho messo sì, l'abbiamo detto lo spagnolino. Sì, sì, sì. Aggiungiamo un pizzico di sale che non guasta mai qua, anche se ci sono le acciughine, vedi? Le sarde stanno prendendo, queste bastano pochi minuti, vedi? Che sono, poi meno si fanno andare e più saporite sono. Un appunto sullo zafferano. I side. Allora, lo zafferano, come dicevamo prima, è giallo, rosso e verde. Zafferano, in teoria la polverina di zafferano è rossa.
Ma come ha detto giustamente Cinzia, poi una volta... Poi diventa giallo praticamente. Sì, diventa giallo. Ok, vabbè. Mettiamo i spaghetti? Sì. Vedi che bolle, spaghetti, Spaghetti, vai. spaghetti. Allora, questi spaghetti lì hanno una cottura molto rapida, 7 minuti. Facciamo 5, dai, a esagerare. Via. E voilà. Poi che aspettiamo. Tiriamo il collo a Arribeno, vino Arribegno. spagnolo. Arribegno. Sai che gliene metterei un pochettino dentro la pasta coi saidi. Va bene, metterglielo. Dal gusto. Salvo ha messo anche un po' di concentrato di pomodoro, giusto per dargli un po' di colore. Sì, visto che non abbiamo il zafferano. Il vino non l'abbiamo messo. No, non l'abbiamo messo il vino, no. Ultimiamo la cottura così. Perché lo spaghettino è uno spaghettino piccolo e in un attimo si cucina, questo. Siamo dimenticati di mettere il timer. Sì, di 5 minuti. Sì, l'ha messo, però poi non l'ha fatto partire. Di far partire il timer. Quindi Vedi così che il concentrato di pomodoro neanche si vede. No, non si vede. Perché ce n'è di roba, qua. Ci andava ancora altri 5 Quindi siamo andati. Lo chef è andato a naso come cottura, visto di che spaghetti. ha Sì, fatto di partire il spaghetti. timer. Ci andava ancora altri 5 seghetti di sarde. Sì, vabbè. Non vedo l'ora di sbranarmelo. Questo togliamole via. Aspetta, ho sentito parlare italiano. Italiani? Ma dai. Strano, non abbiamo visto italiani qua. Mamma mia, che stress. Cin. Salute. Poi, sta pasta qua l'abbiamo messa di più perché il giorno dopo secondo me è ancora più buona. Allora, andiamo a impiattare. Ti ho messo sopra. Mamma mia, guarda che rotto. Un po' di più io, ma Vabbè. se ne vuoi ancora? No, vabbè. No. Guarda quanto ce n'è ancora, ti basta? Sì, no, ma già questa è tanta, Poi Questo c'è il tocco dello chef che non vi ho detto. Questa pasta qui la morte sua è con questa. Sì. Ma questo glielo metti a diversi tipi di pasta. A quell'aglio e olio. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino, anche questo è alla buonissimo. ricetta di Sandro e Germana. Hai messo anche questi. Vabbè, questa è buona, sì, da gusto, è pangrattata, no? Questo si fa con la mollica. Noi l'abbiamo fatto col pangrattato, che è quello che abbiamo, che è un pangrattato di grissini. Però andrebbe fatto con la mollica. Poi guardatevi la ricetta per farlo. Adesso non ve lo spiego perché ho troppa fame e voglio mangiare. Ma questo non può mancare, ma anche sui spaghetti, come dicevo, semplicissimi, aglio, olio e peperoncino, questo sopra gli dà un tocco spaziale. Vediamo se ho fatto un buon lavoro, Com'è? Fantastico. È qualcosa di Eccezionale. è qualcosa di
Fa freddo stasera, ragazzi, mi arriva un'aria fredda. Ci facciamo 2 bei bicchieri di vino, vedi come ti scaldi. Ma ci sono addirittura, non si vede, però ci sono addirittura i vetri. L'umidità sì. del cuciniero. Sì, sì. Dammi un secondo. Facciamo tutto in diretta. Assaggia questi spaghetti, dai, dimmi qualcosa. Mamma mia che buoni, oh. Si sente tutto, il gusto del finocchietto, della sarda freschissima. Che buoni, Pim. Mamma mia. Buonissimi. Sono buone? Buonissimi, Pim, veramente. Ragazzi, fatevi sto piatto di pasta con questa ricetta, con ingredienti molto... cioè, un po' di ingredienti in realtà ci vogliono, però quando vi sedete a tavola, come in questo caso, e vi gustate questo piatto, vi ripaga dello sforzo e del lavoro che avete fatto, ve lo assicuro. E mo che famo? Ce li mangiamo. Se li mangiamo. Guardate Cinzia cosa sta facendo. Esagerato. Cos'è? Finito di detersivo per i piatti? C'è questo, i rimasugli di questo pangrattato buonissimo. Mamma mia. Ma non dovresti farti vedere che fai ste cose. Non mi faccio male a fare questo. No, non è buona creanza. La buona creanza. Eh? La buona creanza, io non mi chiamo buona creanza. Bevi vino, va, vedi che ti passa il fresco. Allora, tiriamo le somme. Com'è andata? Buonissimo. Buonissimi questi spaghetti alle saidi. Ai saidi. Coi saidi. Coi saidi. Brava, brava amore mio. Buonissimi. Se qualcuno vuole dire qualcosa, vuole dire la sua, ha avuto qualche esperienza con questo piatto, è un piatto siciliano, ovviamente, tipico siciliano, se non erro palermitano, comunque palermitano o non, è un piatto siciliano che noi abbiamo mangiato, abbiamo assaggiato. Cos'è questo rumore? No. Niente più. Avevamo provato quando eravamo andati a Favignana. Se ne è Favignana 10 anni fa. Non vedevo l'ora di arrivare a Favignana per provare quella pasta lì. Sono molto contento. Molto perché buona. È venuto proprio buona. Sì. Se qualcuno di voi ha da dire qualcosa, ci farebbe piacere di sentire anche che cosa ne pensate voi, se l'avete mai provata in vita vostra, se avete intenzione se mangiata. se avete intenzione di provarla, se volete chiederci qualcosa. Siamo aperti a tutto. Adesso ci mangiamo un po' di frutta, magari un po' di melone o anguria, in modo da rinfrescarci un po', e poi un buon caffettino, vero? Tu caffettino, io non lo bevo. Che mi preparerà la mia dolce metà. E poi devo mettere via la bici, perché non vorrei che domani non la trovo. Ho dovuto togliere pure i sellini. Sì, ho detto, togliamo anche i sellini, così sai, i sellini si tolgono facilmente dalla bici. La pompa e tutto quanto. Mannaggia, ma mi tocca spendere altri 20 euro, 25 per comprarmi il faretto nuovo. Mi gira proprio le scatole, perché quel faretto lì era potente. Io ne avevo comprato uno proprio bello potente, perché quello lì non era il classico farettino che ti illumina a 5 metri. L'avevo comprato proprio perché facesse maggiore luce. In effetti faceva tanta luce. Vabbè. È andata così. È andata così. Che poi tra l'altro il pollo che l'ha strappato, che se l'è preso, lo ha sganciato, no? Per prendere perché ha quell'elastico per poterlo agganciare. Ed era collegato a un cavo, ma forse l'ho già detto questo. Ma sì, l'hai spiegato stamattina. Ah, ok. Cioè l'ha strappato, l'ha rotto. È rimasto la pulsantiera con il pulsante del clacson, vabbè, lo rispiego, dai,
con la pulsantiera con il clacson e l'altro pulsante che faceva i flash, quindi tipo degli abbaglianti, no? Dei flash. Anche quello bastava sganciarlo a mo' di elastico e si portava via tutto. E poteva anche utilizzarlo in maniera completa. Ha sradicato solo il faro della luce. Vabbè, energia bassa purtroppo. Come direbbe il nostro amico Dario. Come direbbe il nostro amico Dario. Saluti Dario. Saluti. Va bene ragazzi. Ciao ciao. Ciao. Buongiorno amici, benvenuti sul nostro canale. Oggi è una giornata ventosa qui a Baiona. Sì, adesso si è alzato il vento e già, diciamo, siamo già dopo mezzogiorno. L'aria non è più calda come era l'altro ieri quando siamo arrivati qua, anche se siamo in costume da bagno, ma non è che fa tutto sto caldo. Adesso ci siamo messi qua, sta volando tutto, ha volato anche la spiaggina ribaltata. Adesso facciamo un piccolo spuntino. Stamattina io sono stata in camper che dovevo finire di caricare un video. Sono riempiti gli zaini di sabbia. Cavoli, vabbè, basta che fosse chiusa la... Sì, ci perseguita. Dove andiamo? Arriva il vento, le nuvole, il brutto. Boh. Quasi? Niente. Cosa? Non dice niente. Adesso ci facciamo uno spuntino con 2 patatine e una birretta. Che volano gli ombrelloni. Vola di tutto e di più. C'è il vento, ma si ostinano a tenerli aperti. Che cavolo li tiene aperti? Infatti, perché non è che fa sto caldo, cioè No, da tenere l'ombrellone aperto. Appunto. Ieri ne sono volati un casino. Ma non fa neanche sto caldo da tenere l'ombrellone nonostante aperto. volavano gli ombrelloni, li continuano a tenere aperti. Magari uno lì tranquillo che è sdraiato ti arriva un ombrellato in faccia, non fa piacere. Infatti. Sulla spiaggia qui niente, si ostinano a tenere gli ombrelloni aperti. Ne è volato uno, è arrivato quasi qua fino al Ciringhito, da laggiù in fondo. Vabbè, volevo dire che oltre al ventaccio malefico che non si può più stare, adesso mi sa che ce ne ritorniamo in camper. Sulla spiaggia è proibito pescare, è proibito fumare e altre cose che adesso non ricordo, che l'hanno detto prima l'autoparlante al megafono. Ho dovuto mettere il coso qua perché fa freddo, c'è l'aria. Madonna che ventaccio, non si può più stare, oh. Porca vacca. Pranzetto in camper, Oggi insalatina abbiamo con superato il cetrioli, scaglie di parmigiano, tonno, Sì, c'è anche cipolla. No, questo No. praticamente dovrebbe essere ciao. Dovrebbe essere il pomeriggio, mannaggia. Sì, il pomeriggio sono le 5. Boh. Cioè, Sono quasi le 5, dovrebbe sì. essere il oh madonna. Dovrebbe essere la merenda, La insomma. merenda, mannaggia, non mi veniva il termine. Sono le 16:47. Sì. Non è possibile. Vabbè, dai. Ci siamo alzati tardi e quindi abbiamo fatto colazione tardi e pranzo tardi. Stiamo prendendo troppo il ritmo spagnolo. Troppo dall'altra parte. Non va bene. Sì, vabbè, è un'insalata, non è che Sì, dobbiamo per devi forza fare l'assaggio di tutto e di più. insalata. Per fortuna il vento si è calmato, meno male. Oh. Ha fatto come ha fatto ieri, no? Ma ieri però molto di più. Cioè improvviso proprio. Sì. Improvviso. Fortissimo. Oggi forte, Adesso ma si è calmato, dai. Poi Non- dopo andiamo di nuovo a prendere un po' di sole. non in maniera eccezionale. Sì, ritorniamo poi in spiaggia dopo. Ne approfittiamo perché non so, magari domani cosa facciamo? Andiamo via? Boh, me ne andiamo via. Vedremo, dai. Adesso mangiamo e poi andiamo in spiaggia, domani è un altro giorno. Siamo venuti un po' qua in spiaggia, ma fa freddo, ci dobbiamo vestire. Come vedete Salvo ha la maglia, io anche ho la felpa.
perché fa freddo. Freddo, Freddo, insomma, fa fresco per essere il periodo che è, insomma, e purtroppo qua siamo ancora troppo al nord. Al nord. Troppo al nord. Infatti parlavamo con un signore prima qua spagnolo che Sì, dice che è in comunque vacanza qua, che lui è di Madrid. lui è di Madrid, ma dice che fa freddo anche, insomma, tutta la parte del nord e così, insomma. Mi sa che fino a che non ci sposteremo un po' verso sud non troveremo un po' di caldo, Sì, ma vero? al sud dobbiamo andare in Marocco, dove dobbiamo andare per trovare questo caldo? No, verso il sud del Portogallo, della Spagna, boh. Speriamo di non arrivarci troppo tardi che fa poi freddo anche là, ecco. No? Al limite ce ne andiamo in Africa. Ce ne andiamo in Africa, sì. Ci Sì. andiamo in Marocco, che ne so, andiamo giù in Burundi lì. Sì, sì. Purtroppo. Guardate qua. Ero dentro il camper che ho appena finito di farmi la doccia. Metto la testa fuori e noto sta foschia. Che caspita è. Sembra nebbia. Cioè, non si vede più il mare, non si vede più la spiaggia. Chissà che caspita sta succedendo. Incredibile. Di qua è meno fitta. Mi giro, qua si vede che c'è, perché dietro quella foschia ci sono le montagne e non si vede una mazza. E rifaccio di nuovo rivedere qua. Boh. Mamma mia, c'è un po' di umidità, eh. Comunque fuori si è schiarito, Si è schiarito un po', Sì, ho mamma mia, ficcato sembrava... adesso la testa fuori, le luci si vedono. Mizzica, ma prima, boh. Cos'è una nebbia, un polverone, non si No, capisce. non era polvere, era proprio foschia. Proprio foschia. Proprio fitta. Vabbè, si vedeva. Stasera abbiamo il bonito del Cantabrico. Sì, Fatto sempre comprato ieri. con con della polpa di pomodoro, olive, capperi. E secondo me è così è la sua morte, ecco, penso. Perché è un pesce piuttosto stopposo. Poi gli ho messo anche del cipollotto. Secondo me gli dà sempre un po' di gusto, buono. Tieni, poi se ne avevo ancora, dimmelo. Wow. L'ho pulito tutto, perché c'erano anche un po' di lische, perché sai che c'era il filetto, c'era il pezzo grosso. Sì, sì. Io l'ho pulito tutto quanto per bene, ma come sempre occhi aperti, perché c'erano delle belle lische, hai capito? Sì. Farò attenzione. Molta attenzione, perché con una di quelle sono guai seri. Niente calice stasera. No, vabbè, dai. Non importa, non importa. Con questi si fa più in fretta a sciacquare. Sì, sì. Abbiamo il serbatoio delle grigie pieno. E domani dobbiamo assolutamente... Sì, perché ci siamo fatti entrambi la doccia. Io mi sono lavata anche i capelli. Dobbiamo assolutamente trovare un posto per scaricare le grigie. Per cui... e caricare anche l'acqua chiara. Sì. Bene. Fatti vedere. Dammi qua che vi faccio vedere questa bella ricciolina tutta bella cotonata. Sì, vabbè. Eccola qua. Mamma mia, che bella, tutta bella cotonata. Guardate che roba, ragazzi, non è uno splendore. Gira un po' la testa, gira dall'altra. Wow. Mamma mia, che bella morbidosa. Salute. Sì, salute. Assaggiamo sto cantabrico qua. Ho caricato lo zucchero nella caffettiera. Lo zucchero nella caffettiera. Nel portazucchero. Mannaggia, oh. Mamma mia. Adesso vado al Carrefour, che ce n'è qua uno vicino, e vado a comprare due cose che mi sono segnato.
biscotti, zucchero, pane e altre cosine. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, anche se sono dietro la camera. Oggi qui è inverno. Oggi praticamente inverno, adesso poi vi faccio vedere, guardate Guarda qua. che c'è la pelle d'oca. Sì, ho la pelle d'oca. 2 coperte praticamente per dormire, ma è già qualche notte in realtà che usiamo 2 coperte, non è solo da stanotte. Anche quando eravamo ancora a Santiago avevamo usato 2 coperte. E guardate che giornata. Buongiorno. Il nostro vicino di casa con la roulotte. De Madrid. Di Madrid, questo signore. Eccola qua la mia ricciolina. Buongiorno, Guardate. Una pelle Guarda, d'oca. guarda, c'ha il pelo rizzo proprio, c'ha freddo. Adesso metterò una maglia perché ho freddo. Ditemi se è normale in Spagna, adesso c'è freddo. Boh. Siamo ancora troppo a nord, dobbiamo andare a sud. Dobbiamo andare giù in Burundi. Dobbiamo andare giù. Eh sì. Vabbè, speriamo almeno nel pomeriggio. Ma non lo so. Qua mi sa che... Dobbiamo fuggire. Sì. Mi sa che dovremmo fuggire da qua. E pensare che si sta così bene qua. Sì, perché è comodo, perché siamo qui, parcheggiati davanti alla spiaggia, c'è la fontana, ci sono i bagni, se uno vuole scaricare il BC, se vuole prendere l'acqua. Sì, sì, infatti adesso devo scaricare anche il mare, non so se l'abbiamo già detto, non è granché qua, perché No, siamo, qui siamo no. in uno stagno, forse non l'abbiamo neanche fatto uno vedere, stagno, ma qua, sì, non l'abbiamo neanche fatto vedere il mare qua, ma non è un granché. Però sì, se non ve l'abbiamo fatto vedere, io pensate che non ci sono andato neanche vicino. Siamo non in uno stagno, è come una baia. Una conca chiusa, no? È una Quindi baia. non è tanto bello. È una baia dove l'acqua tende un po' a ristagnare, non è mare aperto. Ecco, sì. Ok? Ma questo forse l'avevano già detto. Boh, io voglio prendermi il caffè se no si fredda. Sì. Cos'altro volevo dire? Non mi ricordo. Volevo dire qualcosa, Non lo so. ma vabbè, se mi viene in mente ve lo dico. Paste di melica, Moulin et Barot, che a noi piacciono tantissimo. E ce l'avevano regalati anche Sandro e Germana, questi biscotti qua. Grazie ragazzi, conoscete i nostri gusti. E io me li sto mangiando. Sì. Là ci sono i bagni, quindi abbiamo possibilità di scaricare anche le grigie, come avete visto. Salvatore è andato qua a fare un po' di spesa Ho preso al le Carrefour. olive nere. Ah, le olive nere, ok. Sì, poi ho trovato il vicino di casa, lo incontro dappertutto. Mhm. Al Carrefour. Sì, qua il signore con la roulotte. Sì. Gli ho chiesto un po' di informazioni su Portogallo, così per curiosità. E che ti ha detto? Mi ha detto che oggi c'era il mercato. Ah, c'era il mercato qua? Sì, mi ha detto è fino alle 3 più avanti, Ah, sul lungomare, mhm. per la frutta e la verdura. Io non lo sapevo, oramai sono le 2. Poi avevo già Vabbè. comprato un po' di roba, vedete, ho comprato una testa Insalata, di insalata, le qua banane, i biscotti per la colazione. poi ho preso un meloncino. Noi di frutta e di verdura ne mangiamo. Poi ho preso dell'uva, finalmente ho trovato l'uva a un prezzo accettabile, a 1,99, il resto costava caro. Comunque, come abbiamo già detto, in Spagna secondo me si compra abbastanza bene, devo dire. Una cosa che trovo molto caro sono i formaggi. I formaggi hanno dei prezzi fuori di testa. I formaggi semistagionati o stagionati o anche quelli freschi hanno dei prezzi veramente alti, come in Italia. D'altronde in Italia sono aumentati tantissimo i prezzi dei formaggi.
materie prime lavorate, sì. Insomma. Adesso che è uscito un po' di sole, cosa facciamo? Non lo so, proviamo ad andare in spiaggia. Abbiamo speso 25,70, ti serve lo scontrino, no? No. Vabbè, io per il momento lo lascio qua, 25,70. Va bene. Poi biscotti, ho trovato solo sti cosi qua, oramai c'è il cioccolato ovunque, li volevo senza cioccolato, con troppo cioccolato non mi piace. Però, va bene, dai. Il pane, lo zucchero, poi ho preso uno di queste. Sì, patatine. Sono per mia moglie perché io non le mangio. Sì. Ok. Adesso è uscito il sole, c'è il cielo azzurro. Benissimo. Siamo venuti un po' in spiaggia con la maglia. Non so queste come fanno a stare così tutte nude, mezze nude. Tutte nude, dove sono? Mezze nude, dai. Abbiamo la maglia entrambi. Guarda qua che due panini, due bei panini al prosciutto e formaggio e una birra. E paté d'olive. E la birra? Icnusa, quella che ci hanno regalato Sandro e Germana. Fa l'acqua perché inizia che è ghiacciata. Sì, perché Sandro, ricordiamo, non so se l'abbiamo già detto, è di origine è sardo. E quindi la birra Icnusa è una birra sarda, giusto? Sì, buona. Paninozzo. Ricordiamo che sulla spiaggia qui in Spagna è vietato fumare. Poi volevo dire una cosa, visto che siamo qua, ne approfitto che stiamo parlando di questa cosa qua. Effettivamente non si vede quasi nessuno che fuma. Una cosa bella che comunque le spiagge sono pulite, non c'è cartacee, non c'è porcherie. Dove siamo stati fino adesso abbiamo sempre trovato pulito, ma era un ricordo che avevamo già di 2 anni fa. Ho visto uno short ieri o l'altro ieri di una spiaggia in Sicilia, a Isola delle Femmine se non sbaglio, del 15 agosto, e sono rimasto senza parole, veramente. Uno schifo così, ma uno schifo, ragazzi. Buste, lattine, bicchieri di plastica, cioè di tutto e di più. Una spiaggia libera, È veramente vergognoso che la gente sia così maleducata, così schifosa, così. Mi fermo qua perché veramente no, rovinano il pianeta. Sta gente lì dovrebbe sparire dalla faccia della terra, perché non ci si comporta così. Assolutamente. Ora mangio, dai. Vediamo un po' com'è. Buona, come le spagnole, sì. Buona. Sì, un po' di anguria con questo caldo ci vuole, con questo caldo acquoso. Mamma mia. Vabbè, dai, adesso si sta bene, dai. Sì, si sta un po' meglio perché è uscito un po' più il sole, però. Ci rinfreschiamo con questa buonissima anguria. Hai pulito un po' il pannello sopra? Sporco, Mi ha visto, mamma mia, polvere. Mi ha visto il madrileno, l'ha fatto anche lui. Gli ho detto ti conviene pulirli perché fanno schifo. Infatti. Sì, i pannelli solari ogni tanto Salvatore li pulisce. Sì, perché sono più efficienti. Poi vicino al mare così la polvere, sopra fa schifo. È proprio zozzo, nero. Gli ho dato una pulita, adesso vado a sciacquarlo lì alla fontana. Oggi pomeriggio è stato proprio bello, Guardate che luce che c'è ancora. Sono le 10.
Bello, eh? La pasta con le sarde che è rimasta dell'altra sera. Scaldata, bella bruciacchiata. Sì, ancora più buona. Poi c'è tutto il condimento, vedi, ci sono le sarde, tutti i pinoli. Peccato che non ce n'è molta. Vabbè, quella che è Mi rimasta. mangerei un lupo, mi mangerei stasera. Vino, avevamo questo qua rosso. Questo c'è, questo finiamo. Sì, infatti, c'è No? questo qua da finire. Sa, andiamoci dentro. Pane. Sono le 10:10. Beh. Oggi pomeriggio è stato proprio bello. Finalmente oggi pomeriggio. Sì, poi ha scaldato un po' subito, c'era il vento, No, stamattina tutto. un disastro. E poi Sembrava una settimana. c'era il vento e poi dopo è uscito il sole, quindi come molla il vento esce il sole caldo comunque. Non so se l'abbiamo filmato quando poi è uscito il sole, non mi ricordo se l'abbiamo filmato. Mizzica, non abbiamo perché fatto abbiamo vedere... fatto il video quando abbiamo mangiato i panini che faceva ancora fresco, c'era il vento così, poi dopo più tardi è poi uscito il sole. Perché ci siamo messi in spiaggia, ce lo siamo goduto un po' e probabilmente ci siamo proprio infatti, rilassati. Pan grattato. Mannaggia, è finito. Poi lo rifacciamo. Lo tengo, lo rifaccio e poi lo tengo nel frigo. Così all'occorrenza lo tiri fuori, tac. Già. Salute. Salute. Ci andava il bianco, ma chi se ne frega, Vabbè, beviamo questo. abbiamo. Abbiamo bevuto ieri. Il bianco, con che cosa abbiamo? Cosa abbiamo mangiato? Col bonito del pesce, il bonito del Cantabrico. Fammi assaggiare il suo ben di Dio, va. Un po' di side, un pinolino, un po' di finocchietto. Mamma mia. Com'è? Ancora più buona dell'altro giorno. Non si dicono le parolacce. Non va bene. Mi è venuta col cuore, scusate. Non va bene. Madre santa, che buona. Che buona, dai. Buon appetito, adesso Poi c'è mangio tutto, anch'io. vedi, i side.